Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina ed unirvi alla nostra community Telegram se non l'avete ancora fatto. In questo video parleremo di SakeSwap, che è un fork di Uniswap e SushiSwap. Questo SakeSwap, scusate per tutti questi giri di parole, cerca di migliorare il protocollo DeFi di queste due piattaforme precedentemente nominate. All'interno di questo protocollo ovviamente troviamo il token Sake. Andiamo a vedere il suo funzionamento dopo la sigla. Eccoci sulla pagina ufficiale raggiungibile all'indirizzo sakeswap.finance, ma andiamo un attimo a vedere un po' di, chiamiamolo così, storia per quanto riguarda questo protocollo. Allora, gli AMM DEX, soprattutto nell'ultimo anno, hanno causato un'evoluzione nel mondo dei DeFi perché stanno cambiando il modo in cui gli utenti scambiano le loro criptovalute. Infatti questi DEX hanno permesso la creazione di pool di liquidità che consente al trader di scambiare facilmente e in modo completamente decentralizzato e non custodito le proprie criptovalute oppure i token. Utilizzando gli AMM, Uniswap diventa uno dei progetti DeFi di maggior successo. E notiamo che molti progetti stanno tentando di migliorare la progettazione AMM con le proprie implementazioni. Per chi non lo sapesse, AMM significa Automatic Maker Market, così almeno all'acronimo AMM abbiamo dato una vera definizione. SushiSwap è un fork di Uniswap che offre un AMM con il token Sushi, che è un token sostanzialmente di governance. Ma diciamo che l'intento di Sushi, che era portare alcuni miglioramenti, non ha raggiunto in effetti questo obiettivo, non ha portato dei miglioramenti al capostipite Uniswap. Da lì Uniswap e SushiSwap hanno dato vita a SakeSwap, che tende a migliorare in termini di curve di prezzo e dei benefici per chi fornisce liquidità. Vediamo un attimo di capire il suo funzionamento. Come abbiamo detto, SakeSwap è un fork di Uniswap e SushiSwap insieme, ma con alcuni miglioramenti. Ci sono alcuni punti chiave che sono stati elaborati in una maniera differente. Innanzitutto il token Sake lo troviamo nella posizione 835 come rank di CoinMarketCap. Attualmente ha una flessione del 18,19% per un valore di 0,16 euro di prezzo a token. La supply non è altissima, mi pare. Andiamo a vedere, sì, 77 milioni di token disponibili per un totale di circolazione che arriverà fino a 127, quasi 128 milioni. Ma la funzione di questo token qual è? È un token utility e ha ben due funzioni che conferiscono ai titolari di Sake diritti di governance e una parte delle commissioni pagate al protocollo. Alla fine, in poche parole, i possessori di Sake saranno i proprietari del protocollo stesso. I token Sake possono autorizzare i fornitori di liquidità e i trader a continuare a trarre vantaggio dallo sviluppo del protocollo. Questa cosa significa che i primi utilizzatori saranno parte interamente significativa di SakeSwap. Un'altra cosa importante del token Sake è che SakeSwap coinvolge la tokenomica della deflazione per supportare il prezzo del token da una prospettiva strutturale, quindi è una visione anche un pochino più a lungo termine. Infatti, a differenza del token Sushi, che ha un volume di scambio praticamente illimitato, il token Sake ha un volume totale molto più limitato per evitare la diluizione e mantenere la sostenibilità del progetto, come abbiamo detto, a lungo termine. I dettagli della distribuzione del token sono spiegati nella parte relativa alla distribuzione del token stesso
e contiene anche una parte dedicata alla bruciatura e alla ricompensa per la distribuzione. Infatti SakeSwap segue la distribuzione delle commissioni di transazione di SushiSwap, ovvero lo 0,25% va direttamente ai fornitori di liquidità che sono attivi, mentre il restante 0,05% viene riconvertito in Sake, ovviamente tramite SakeSwap, cosa molto importante. Il 90% del restante 0,05% verrà bruciato e il restante 10% sarà distribuito ai partecipanti al sake bar che depositano il loro sake al sake bar, praticamente è una forma di staking. Per quanto riguarda la sicurezza, Sake Dev Found è distribuito per la sostenibilità del progetto e l'audit di sicurezza del progetto stesso. Prima del lancio, i bug che sono stati segnalati dall'audit, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, sia di SushiSwap che Uniswap, sono stati corretti. I contratti relativi a SakeSwap in realtà devono ancora essere verificati completamente, ma diciamo che il team sta aggiornando l'audit. Per quanto riguarda la piattaforma, come vedete, è molto bella e molto pulita anche alla vista, quindi molto lineare, di facile intuizione. Abbiamo l'exchange dei token, dove noi possiamo convertire i token o Ethereum con qualsiasi altro criptovalute, altro token. Possiamo aggiungere delle coppie di liquidità per avere in reward il token Sake. Possiamo andare a fare il farming di Sake stesso utilizzando le coppie che andremo a vedere. Queste sono tutte le coppie che possiamo mettere a stessa quantità, sia ad esempio di DAI e di ETH, per ottenere un API del 75,814% in Sake. Ci sono anche delle forniture con un interesse annuale variabile veramente elevato, 592% per Pulse e Ethereum, quindi hanno anche degli interessi non da poco. Ci sono gli NFT, questa è una cosa veramente carina, i possessori del token Sake possono comprare questi NFT diciamo in edizione illimitata. Queste transazioni servono per immettere nuovamente Sake all'interno del protocollo e per bruciare qualche piccola fee. Una cosa molto utile che hanno implementato è la migrazione del token Sake. SakeSwap l'abbiamo collegata a MetaMask tramite rete Ethereum e mettiamo in staking delle coppie di criptovalute per ottenere il token Sake, poi possiamo farlo migrare sulla Binance Smart Chain, che come sappiamo ha dei costi di gestione molto molto più bassi. Per collegare il nostro MetaMask è semplicissimo, ormai lo sappiamo fare, basta cliccare in alto a destra dove c'è scritto Connetti Wallet, possiamo scegliere se utilizzare la Binance Smart Chain o la rete Ethereum. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo piccolo video tutorial, come di consueto vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e di unirvi alla nostra community di Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e con la nostra community. Ciao a tutti!